Vi siete mai chiesti il senso della prima sequenza in Hannibal? E vi siete mai chiesti perché il primo caso analizzato si discosti da tutti gli altri casi? Prima di cominciare mi presento, io sono Margherita, vi do il benvenuto sul mio canale e in questo video cercheremo di capire il perché questa sequenza sia così particolare. Vi avverto però che nulla di tutto ciò che verrà servito in questo video è vegetariano. La prima sequenza della serie televisiva Hannibal, diretta da Bryan Fuller e tratta liberamente dai romanzi di Thomas Harris, mette in scena l'omicidio dei Marlowe. Nel primo episodio della prima stagione, Aperitif, in una sequenza in media stress, assistiamo agli ultimi momenti di vita della signora Marlowe, attraverso gli occhi e le parole di Will Graham, che come profiler ricostruisce la scena del crimine nella sua mente, fingendo di essere l'assassino. Questo è il mio disegno. Ma poi la sequenza cambia e ci ritroviamo in un'aula universitaria, nel mezzo di una lezione. Tutti hanno pensato di uccidere qualcuno, in un modo o nell'altro. Perché l'ha meritato? Ditemi il vostro disegno. Will Graham infatti è un professore e sta esponendo la sua analisi della scena del crimine alla classe, prima che Jack interrompa la lezione. Da questo momento in poi inizia ufficialmente la trama di Hannibal. Ma qual è il senso di questi primi minuti di apertura? Si potrebbe essere portati a pensare che sia stato solamente un semplice escamotage della trama per introdurre il ruolo di Will e per spiegare come la sua particolare mente funziona. Lo spettatore sarà quasi portato a dimenticarsene, ma uno più attento invece si chiederà il senso di inserire questa scena in una serie dove ogni dettaglio non è mai casuale. Infatti, del caso dei Marlowe non se ne parlerà mai più nel corso di tutte e tre le stagioni e questa scena può sembrare casuale oppure un semplice errore di sceneggiatura. In realtà lo showrunner della serie, Bryan Fuller, è noto per non lasciare mai nulla al caso. Come confermato da lui stesso in varie interviste e su X, ormai l'ex Twitter, e nel libro dedicato alla produzione della serie The Art of Making Hannibal, l'omicidio dei Marlowe sarebbe uno dei primi omicidi di Francis Dolarhyde, riprendendo il libro Red Dragon di Thomas Harris, in Italia noto anche come il delitto della terza luna. La scena del crimine appare infatti una forma primordiale rispetto a ciò che verrà mostrato poi nella terza stagione. Il target è quasi lo stesso di quello della famiglia dei Denti. Si tratta di una famiglia però senza figli, i cui membri sono rispettivamente la signora Teresa Marlowe e il signor Thomas Marlowe. Il signor Thomas viene ucciso per primo. Sparo 2 volte al signor Marlowe, recidendo giugulare e carotide con precisione quasi chirurgica. Morirà guardandomi mentre gli porto via tutto ciò che gli appartiene. Invece alla signora Teresa aspetta un destino più crudele. Sparo alla signora Marlowe al collo con estrema precisione. Non è una ferita mortale. Il proiettile non colpisce le arterie, la paralizza prima di uscire dal corpo. Viene prima infatti ferita tramite arma da fuoco e resa incapace di difendersi e poi abusata prima di essere uccisa. Questo dettaglio non viene mai reso noto in maniera esplicita ma viene lasciato inteso mediante le parole di Will. Ed è qui che diventa un film dell'orrore per la signora Marlowe. Un ulteriore indizio che si tratti di Francis Dolarhyde è la linea telefonica manomessa e che l'assassino sappia come disattivare il sistema di sicurezza della casa. Teresa Marlowe. Per motivi di sicurezza può confermare la sua password? Bollitore. Grazie, signor. Alcuni fan si chiedono come mai Dolarhyde abbia colpito una famiglia come i Marlowe e perché sia rimasto silente per molti anni senza commettere più omicidi. I calcoli, anche se è difficile stabilirne una tempistica esatta, prevedono una distanza temporale di circa 5-6 anni dai casi della terza stagione all'omicidio dei Marlowe. Una spiegazione potrebbe essere che molti serial killer colpiscono per la prima volta e magari scioccati o spaventati si ritrovano a lasciar passare alcuni anni prima di colpire nuovamente. Un esempio di serial killer reale è Dennis Rader, HBTK, da cui Thomas Harris si ispirò per la creazione del Drago Rosso. Infatti ne condivide alcune caratteristiche del modus operandi, come uccidere famiglie, manomettere l'impianto telefonico e elettrico, spiare le vittime per giorni prima di ucciderle, ma tra tutti questi c'è anche il fatto di aver colpito una prima volta per poi essere tornato ad uccidere anni dopo. Secondo il libro Red Dragon invece la follia omicida di Francis Dolarhyde partirebbe dopo aver visto il dipinto di William Blake, il grande drago rosso e la donna vestita col sole, che gli avrebbe causato deliri psicotici, tanto da far divenire il drago il suo alter ego che lo porterebbe a sterminare intere famiglie in prossimità della luna piena. E quindi l'omicidio dei Marlowe potrebbe essere stato un crimine commesso ancora prima che Francis cadesse nel suo delirio psicotico, oppure potrebbe essere stato l'omicidio che ha dato inizio al suo delirio. Ad ogni modo non è solamente questo a rendere questa sequenza di apertura così interessante. Sul suo conto infatti sono sorte varie teorie, ovvero che Will Graham non sarebbe mai stato
stato presente fisicamente su questa scena del crimine e che quella che vediamo sia solamente la sua creazione mentale e che non abbia mai lavorato direttamente al caso. A sostegno di questa teoria vi è il fatto che la scena ha un'atmosfera surreale e onirica prima ancora che il pendolo oscilli e Will ricostruisca mentalmente l'omicidio. Will è lì ma non interagisce mai direttamente con nessuno, se non brevemente con un agente che gli passa un fascicolo, ma nessuno lo guarda in faccia e non è presente con lui il team della scientifica. Inoltre la conferma della presenza della microspia nelle linee telefoniche è istantanea, come se l'informazione fosse già stata predisposta per essere richiesta e non si dovesse realmente cercare una conferma. Sì, c'è una microspia. Per lo stacco netto del montaggio fra la scena del crimine e la lezione universitaria sembra suggerire come l'analisi del caso dei Marlowe non sia un ricordo reale ma una ricostruzione mentale di Will per spiegare alla classe questo caso irrisolto, su cui Will non avrebbe mai lavorato direttamente. L'autore del post di Tumblr sottolinea che Will non menzionerà mai più i Marlowe nella serie, nonostante lui stesso sia sempre stato perseguitato dai casi a cui aveva lavorato in modo diretto o indiretto. Ma l'omicidio dei Marlowe sembra scomparire, non viene mai menzionato neppure all'interno delle sedute terapeutiche con Hannibal. Compare Liz Nicholson nelle sue allucinazioni, ma mai la signora Marlowe. A sostegno della tesi che Will non sia mai stato presente su questa scena del crimine e che non abbia mai lavorato in maniera diretta al caso, è che Jack Crawford e Will in realtà non si conoscevano prima. Quando si incontrano in un aperitif nei primi minuti durante la lezione di Will, Jack si presenta specificando il suo ruolo nel bureau. Speciale Jack Crawford, unità scienze comportamentali. Ci conosciamo? Sì. Conosce Will, l'ho già incontrato, ma non ha mai lavorato con lui. Di conseguenza ci si chiede se Will abbia veramente collaborato con l'FBI per questo caso. Un'altra considerazione a sostegno di questa teoria è che a volte nel corso della serie abbiamo avuto modo di capire che Will è in grado di ricostruire una scena del crimine nella sua mente partendo da delle semplici fotografie, come fece nel caso del creatore di Murales nella seconda stagione. Come profiler arriva a delineare il profilo psicologico del serial killer basandosi sulle fotografie fornite da Beverly Hills nonostante fosse in prigione. E vediamo che lui nella sua aula ha molte diapositive a sua disposizione che potrebbe aver usato per ricostruire la scena del crimine. Nel libro dedicato alla produzione e alla creazione della serie The Art of Making Hannibal, The Television Series, troviamo una spiegazione differente. Viene specificato che in realtà Will abbia realmente collaborato a questo caso prima che decidesse di abbandonare il campo e l'FBI, e che proprio questo caso abbia influito in maniera decisiva sulla sua decisione di abbandonare definitivamente il campo e ritirarsi dalle scene per dedicarsi all'insegnamento. Si dice per la frustrazione di non essere riuscito a risolvere il caso. E che sia stata proprio la sua tenacia nel voler trovare una soluzione ai casi più impossibili ad aver influito nella decisione di Jack Crawford nel volerlo all'interno del suo team, come profiler speciale dell'FBI. Mi puoi prestare la tua immaginazione? Jack infatti scorge in lui un gusto speciale nel risolvere i casi giudicati irrisolvibili. Ma nonostante le varie teorie e le dichiarazioni, non c'è una risposta definitiva al perché Brian abbia inserito questa scena. Sicuramente la sua funzione è stata quella di introdurre Will Graham e il suo ruolo nella serie e come lui operi sul campo. Ma questi brevi minuti inoltre si distinguono anche per essere uno degli elementi curiosi della serie e che indica anche il ruolo di profondità e di cura che è stato impiegato per la sua realizzazione. E le molteplici interpretazioni e teorie che si aprono in seguito a questi primi minuti di apertura non sono altro che uno specchio della bravura di Bryan Fuller nel creare una narrazione che rapisca lo spettatore. E il caso dei Marlowe, seppur abbiano ottenuto poco spazio all'interno della trama, riflette l'attenzione e i dettagli e l'approfondimento psicologico che caratterizza l'intera serie TV. Ancora una volta vi ringrazio per aver guardato questo video, se vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like, un commento oppure di iscrivervi al canale. E mi raccomando, eat the rude!